Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo l'imperatore e la ruota della fortuna. Amici della bilancia, c'è un cambio positivo. Potrebbe riguardare tranquillamente qualche tema monetario, finanziario, abitativo per qualcuno con l'imperatore. Diciamo che si tratta di una stabilità sicuramente monetaria con queste due carte, di un qualche cosa che arriva e solidifica. Si è girato, guardate il giudizio, ha fatto capolino. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con un asso di spade. Abbiamo la torre. La morte. Wow. Qui vedo un po' la ruota della fortuna, se vogliamo. Questo cambio improvviso, questa rigenerazione, questa trasformazione. 10 di coppe, ragazzi. Cinque di spade, imperatore, giustizia, e 9 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, diciamo che vedendo così le carte d'entrata con questo asso di spade, io credo che possa esserci una comunicazione, un qualche tipo di verità, di decisione che effettivamente darà il passo ad un cambio importante, amici della bilancia. Andiamo a vedere questo asso di spade. Matto, è un nuovo inizio. È un cavaliere di pentacoli. È un nuovo inizio, probabilmente qualcuno deciderà di buttarsi, e qui capisco la torre perché si tratta di buttare giù le proprie credenze, di buttare giù le proprie certezze. Adesso poi la andiamo a vedere, però con questo matto e questo asso di spade io sento che c'è come un momento decisivo all'inizio di luglio, dove sì, vi butterete. Tenete presente che se siete single, vi faccio come uno spoiler, però questo cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare una persona nuova. Sì, io ho come l'idea che potrebbe essere o una dichiarazione anche da parte di qualcuno, o io la sento molto come un movimento lavorativo, però lascerò la lettura aperta, cercate di adattarla alla vostra realtà. Andiamo a vedere la torre. Quattro di bastoni e 6 di pentacoli.
Voglio andare a vedere anche la morte. Cavaliere di spade e 4 di pentacoli. Allora, io credo che qui questa torre butti giù o è una situazione fisica, potrebbe essere una questione abitativa, considerato il 4 di bastoni, può essere che io ho come l'idea che ci sia un ricredersi da parte di qualcuno su quello che potrebbe essere una convivenza, un rapporto lavorativo, un contratto, un'alleanza, una collaborazione, perché con questo matto sento che ad un certo punto questa decisione che prenderete sarà ma sì, ma proviamoci, ma tanto alla fine basta andare con calma, e qui abbiamo il Cavaliere di Pentacoli, e le cose si possono sistemare. Quindi ho come l'idea che questa torre butti un pochettino giù l'idea che avevate prima di stabilità, l'idea che avevate prima di reciprocità, mi viene da dire, di apertura, di alleanza, è un po' come un restyling. E infatti qui con la carta della morte c'è come una rinascita, sento con questo Cavaliere di Spade che ad un certo punto entra come una nuova grinta, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché alla fine abbiamo la luna e un'imperatrice. Mm. Allora, c'è questo 10 di coppe che mi parla di come una ricerca della felicità. Sento che con questa luna potrebbero venire un po' fuori le ombre collegate a questa torre. Cioè, la torre fa cadere, la torre è la carta numero 16, il diavolo è la carta numero 15, la torre normalmente è la caduta dell'ego, la caduta delle strutture mentali, di quello che credevamo, ok? E può essere che in tutto questo passaggio, grazie anche alla morte, a questa trasformazione, a lasciare indietro cose a cui siete attaccati, atteggiamenti a cui siete attaccati, ehm, può essere che vi rendiate conto nel corso di questo periodo appunto di quelle che sono state le vostre ombre, di quello che non siete riusciti a creare, a costruire. Andiamo a vedere il 5 di spade. 2 di spade e 5 di spade. Ci sono parecchi dubbi qui, ragazzi, eh? Queste ombre vi... Secondo me è un qualche cosa che con la luna vi dirò per qualcuno potrebbe essere legato al passato. Lo sento come se vi impedisse in qualche modo di essere felici o di trovare un nuovo partner, potrebbe essere lavorativo, magari per qualche progetto piuttosto che per una relazione romantica. Però ci sono tanti di quei dubbi, tante di quelle perplessità. Il 5 di spade è la lotta egoica, ok? È il da che parte è la ragione. Si cerca la ragione, non si cerca la soluzione al problema per trovare un punto medio, ok? Andiamo a vedere questo imperatore. Cavaliere di coppe e regina di pentacoli. Qui ragazzi arriva un'offerta, arriva una proposta, potrebbe essere una proposta lavorativa, una proposta... vi dirò che per qualcuno tra questo 4 di bastoni qua, il 10 di coppe e l'imperatore, c'è anche la giustizia dopo, non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un... uniamo le due società, piuttosto che uniamo le due case o andiamo a vivere insieme, detto in parole più semplici.
Andiamo a vedere questa giustizia. Avete 3 volte l'imperatore, amici della bilancia, eh? Potrebbe anche esserci un tema effettivamente con la paternità, eh? Allora abbiamo imperatore e 9 di spade. Allora, lo sento molto legato alle regole, questa zona della lettura. Probabilmente il 5 di spade è qui perché c'è da rivedere certi accordi, certe regole. Vi ricordo che il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia. Quindi dei contratti, è come se fossero cose che vi siete autoimposti, limiti, regole, e qui sento come se all'inizio di luglio arrivasse la possibilità di rivedere un po' tutti questi schemi. C'è qualcosa che vi preoccupa effettivamente, per qualcuno è un tema legato alla casa, soprattutto se siete in una fase di compravendita, perché 9 di spade ce l'avete 2 volte. Andiamo a vedere l'ultimo 9 di spade. Tre di coppe e 10 di pentacoli. Guardate, io credo che alla fine del periodo si risolvano le cose. Ora, dipende sempre da qual è la comunicazione iniziale per voi con questo asso di spade. Allora, se fosse una questione legata alla casa, perché ce l'ho parecchio, potrebbe essere che qualcuno trovi effettivamente una casa da poter acquistare. Non è la casa, secondo me, dei sogni, non è la casa ehm, che ha sempre sognato, però è una di quelle occasioni che effettivamente uniscono la parte del sogno vostro con quello che è la realtà, quello che è fattibile. Vi dico che con la giustizia e 3 volte l'imperatore e il 6 di pentacoli e il 10 di pentacoli alla fine è facile che entro luglio possiate firmare qualche compromesso. E anche se siete in una fase dove volete vendere la casa, secondo me sì. In questo caso può essere che dobbiate un attimino trattare sul prezzo, però vedo buone possibilità, amici della bilancia, quindi vi dico, c'è questa comunicazione iniziale che vi cambia un po' il terreno di gioco, secondo me. Potrebbero esserci come delle titubanze, dei dubbi, delle cose che fate fatica a lasciare indietro, delle ideologie, però alla fine del periodo il 9 di spade in realtà è solo un pensiero legato al passato, però qui vedo giustizia, imperatore, 10 di pentacoli e 3 di coppe. Si festeggia. Può arrivare qualche denaro in più, può arrivare il pensionamento, può arrivare quel prestito che stavate aspettando, perché con i 10 di pentacoli e il 3 di coppe si potrebbe anche parlare di matrimonio, vi dirò. C'è un cambio decisivo, secondo me. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Ragazzi, vi dico, con tutte queste carte ci sono forti probabilità che a inizio luglio possiate iniziare un nuovo lavoro. Potrebbe essere anche un qualche cosa, cioè dall'oggi al domani con questo matto per la serie che una sera vi trovate al bar, parlate con, non lo so, il gestore del bar e vi rendete conto che ha bisogno di personale e voi dite quando posso cominciare? Come se fosse una cosa un po' improvvisa, effettivamente qui ci sta con questa torre, la rottura degli schemi, della routine che avete avuto fino ad adesso. Probabilmente ci sono certe abitudini che, tipo lo svegliarsi o non lo so, fare certi turni che potrebbero, diciamo, essere impegnativi o certi
certi ruoli, certe parti del lavoro, però tutto sommato, ragazzi, io sento che entro la metà di luglio potrebbe arrivare qualche risposta certa sul ok, ti assumo per 3 mesi, piuttosto che ok, vieni tutti i fine settimana o quello che state cercando voi in realtà, però sento dei risvolti molto 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 positivi e concreti e anche duraturi. Sono molto emozionata per questa lettura, sento tanta concretezza, tanta abbondanza che arriva. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, diciamo che qualcuno di voi potrebbe essere incaricato di qualche cosa di nuovo a livello lavorativo. Potrebbe essere come una proposta di trasferimento, una proposta di magari anche cambiare un po' zona per qualcuno, cambiare reparto. C'è come qualche nuova proposta che vi dirò potrebbe suscitare non poche gelosie, non pochi pettegolezzi. E soprattutto se avete una relazione romantica nel lavoro, sul lavoro, fate attenzione questo mese perché le chiacchiere si sprecano. E non vi nego che, beh, diciamo è una cosa passeggera innanzitutto, quindi tenete duro qualche giorno, secondo me verso il 10-12 del mese potrebbe esserci questo clima di tensione un pochettino a livello lavorativo, però tutto sommato vi dico, le cose scorrono, è un momento passeggero, verso il 15, il 20 del mese non vi ricorderete neanche più e sarete lì a farvi sboccia con coloro che hanno sparlato di voi o con i quali avete discusso. Se per caso siete di quelle persone che aspettate il pensionamento, vi dico che potrebbe tranquillamente arrivare se state aspettando dei premi a livello lavorativo, un aumento di stipendio, una promozione, cioè se ve lo state aspettando sento che arriva. Ovviamente non sarà così per tutti ragazzi, però magari non avete ancora i requisiti per andare in pensione e vi propongono questa cosa nuova, no? Per dire. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, anche qui sento faville. Mm, ho come l'idea che potrebbe esserci un momento un po' critico, anche per voi verso il 10-12 del mese, con la tecnologia. Quindi se avete un'attività online, se usate il computer per, non so, fare le fatture, piuttosto che attrezzature particolari elettroniche o elettriche, ehm, potrebbero esserci sento temporali, mi hanno detto, quindi non so se sia il caso per voi di prendermi qualche gruppo di continuità o cose di questo genere, però ecco, magari staccate tutte le prese la sera prima di andare a dormire o cose per lo stile, potrebbero esserci dei contrattempi effettivamente. E non vi nego che se aderite a qualche nuovo progetto o c'è qualche novità a inizio mese, potrebbe inficiare sul normale flusso della vostra abituale attività, ok? Niente di sconvolgente, ci sarà da tenere un po' i denti stretti per portare avanti tutto. Mm. Parliamo di denaro. Ecco, allora, questa è la parte che io sento veramente benedetta in questo mese, amici della bilancia, ve lo dico. Potrebbero arrivare premi, potrebbero arrivare soldi inaspettati, aiuti inaspettati, vi regalano delle attrezzature, anche semplicemente vi regalano del cibo, cioè potrebbero invitarvi a cena, potrebbero
Arrivano regali, ok? Cose inaspettate, anche dal piccolo dono al vestito, alla cena di lusso, piuttosto che alla casa. Ok? Sì, avete sentito bene. Per qualcuno potrebbe essere ehm, casa nel senso di ti offro la mia casa, vieni a vivere da me così risparmi o non lo so, c'è come un tema qui molto forte con casa, trasloco, trasferimenti, sicurezza finanziaria, ok? E vi dico che se vi propongono qualche investimento, può essere un ottimo investimento, è un investimento solido, sento bed and breakfast, quindi se siete lì che state pensando di aprire un bed and breakfast o investire in qualche cosa del genere, è un momento propizio, è un momento molto propizio, potreste trovare proprio dei buoni affari. Ricordatevi che avete la ruota della fortuna, sono quelle occasioni imperdibili. Io qui sento che qualcuno vi dirà qualcosa ed è come un carpe diem, coglierete l'occasione al volo. Per quello che riguarda i progetti, allora se sono nuovi, non è un buon mese per iniziarli, sento. C'è ancora qualche cosa che non riuscite a vedere, qualche cosa che dovete chiarire, qualche alleanza, collaborazione che dovete sistemare, piuttosto che qualche dettaglio grafico. Ehm, Parliamo di relazioni. Allora, a livello familiare, quello che sento forte con tutte queste bellissime carte, il festeggiamento, la riunione, la rottura degli schemi, se per caso avete delle situazioni in sospeso con qualche fratello, qualche familiare, qualche parente, sento che è un buon periodo per sotterrare la scia di guerra, ok? Con questa giustizia e l'imperatore sento che si trova come una soluzione ai problemi. Se parliamo di relazioni romantiche, nel caso dei single, ragazzi, abbiamo matto e cavaliere di pentacoli all'inizio della lettura. Sento che potreste effettivamente conoscere una persona che vi stimola parecchio mentalmente, anche visivamente, cioè come la sensazione che possa essere affascinante, che abbia un suo charme, che sia una persona pacata, tranquilla, ma comunque entusiasta, piena di gioia di vivere e potrebbe effettivamente iniziare qualcosa. Vi dico che tra torre, morte e ruota della fortuna potrebbe muovervi parecchio il pavimento. Sento anche che potrebbe essere una cosa abbastanza travolgente, eh. Non nego che se doveste affrontare temi tipo famiglia, tipo abitazione, casa o cose così, ecco, diciamo che ho come la sensazione, poi le realtà sono diverse, però poi ho come la sensazione che o questa persona o voi in una prospettiva al futuro, c'è come da tenere in considerazione la situazione di qualche familiare che potrebbe, ci si potrebbe dover prendere in carico. Non so se l'italiano era corretto, ma avete capito. Ehm, quindi potrebbe esserci come in un futuro questa cosa del ma quando mia mamma, mio papà, mio zio, mio fratello, la mia sorella maggiore non starà più tanto bene, io dovrò prenderlo in casa, no? Per esempio. E questo un po' il tema forse, non perché non vi troviate bene o... Però io sento che troverete come un giusto accordo. Ovviamente, se state conoscendo questa persona, ehm, c'è un'altra cosa che ho visto, dopo ve lo dico. Se state conoscendo questa persona da poco, non è un vero e proprio discorso che si apre, ma sono come frasette che arrivano e
dove voi poi potete un po' componere un puzzle. Comunque sento che inizia una relazione che ha un potenziale duraturo, è una relazione nel rispetto, nella equità, nella giustizia. La sento molto molto positiva, ragazzi. Per le persone che sono in una relazione di coppia, allora qui ci potrebbe essere un tema anche per voi con l'abitazione, quindi sempre dipendendo da quanto tempo è che vi frequentate, potrebbe come essere giunto il momento di andare a vivere insieme, piuttosto che di comprare casa insieme o di affrontare il tema famiglia. In questo caso sento che potrebbe essere una famiglia allargata. Non è l'idea di casa che avete voi, qui sento tanto una cascina, una casa in campagna, una casa grande dove tutti possano essere come una comunità, magari voi volevate la vostra casetta da soli e non è quello che si prospetta per il futuro, o potrebbe essere il contrario, no? Nel senso voi magari sognate la casa grande in campagna, invece questa persona pensa di più a una casetta per conto vostro più piccolina, più modesta, più maneggevole anche. Si trovano accordi, cambiano secondo me gli accordi di prima, ma ne nascono di nuovi. Ecco, una cosa che noto è che si passa da un 4 di bastoni, uno degli arcani minori dell'imperatore, e un 6 di pentacoli, uno degli arcani minori della giustizia, all'imperatore della giustizia. Quindi qualche cosa che si imbastisce a inizio luglio diventa poi più concreto, più solido a fine luglio. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una dichiarazione, che poi diventa ufficiale a fine periodo. Tipo, ok, facciamo questo passo. Ok, abbiamo deciso di prendere casa insieme o di andare a vivere insieme. Vi dico che con la carta della giustizia è facile, se è un po' per esempio che state smuovendo il settore casa, è facile che questo mese finalmente troviate la casa giusta e addirittura firmiate il contratto. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione poco chiara, io sento che anche per voi le cose prendono una piega diversa, si rompono un po' i vecchi schemi di prima, magari non vi vedete più negli stessi posti o cambiano come delle cose, no? Potreste avere un momento di attrito effettivamente, ma anche per voi sento che le cose si risolvono in qualche modo. Troverete una via di mezzo, troverete un giusto equilibrio, troverete un qualche tipo di routine, di regola, di viabilità alla situazione che vi permetta di essere felici, di festeggiare, di condividere e di poter pensare di costruire qualche cosa di duraturo e di stabile con questa persona. In questo caso vi dirò una cosa, se fosse in una relazione a tre, in realtà non sento tanto che sia così, anche se c'è un tre di coppe. Sento di più che questo tre di coppe potrebbe essere legato ai figli e qui mi spiegherei perché questa famiglia allargata. Però, se fosse una questione a tre, io vi dico che potrebbero cambiare le dinamiche. Ossia, questa persona potrebbe effettivamente, o voi, perché è la vostra energia in realtà, ma ogni tanto può essere, può vibrare a specchio. Però è come se voi decideste di fare un passo, di rompere col vecchio per andare verso il nuovo. Fatemi sapere, amici della bilancia, come vi risuona la lettura. Intanto vi comunico che, visto che siete rimasti fino a qui, a luglio metterò in promozione la lettura semestrale, quindi andiamo a vedere per tutto il prossimo semestre 2026, quindi da luglio a dicembre, l'evoluzione energetica a livello spirituale, a livello romantico,
affettivo e a livello lavorativo ed economico. Però siccome appunto voi vi siete fermati fino qui, per voi è già attiva fino da oggi praticamente. Quando mi scrivete la mail mettetemi solo nell'oggetto promozione lettura semestrale, ok? Bene. Otto di spade, che è il senso di colpa. Lasciarsi andare, 8 di coppe, amichevolezza, 2 di coppe, sperimentare, 3 di bastoni. Probabilmente quello che dovete lasciare andare è questo senso di colpa, questa visione negativa, la visione di prima, mettiamola così, perché comunque qui abbiamo la torre. E poi ho come la sensazione, perché anche questo 2 di coppe mi ricorda un po' questo senso di giustizia e di uguaglianza. Andiamo a vedere un koan. L'onda e il mare sono uno. Qui ragazzi fa un po' come riferimento al essere tutti parte dello stesso pianeta fondamentalmente, no? Ma mi risuona particolarmente con quello che vi ho detto prima qui con questo 10 di pentacoli, è la questione dei figli, del genitore, della famiglia allargata, cioè nel senso che alla fine tutto mondo è paese, no? Si dice. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail per le sessioni personalizzate oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di risveglio della Kundalini, si parla di campi energetici, di vista eterica, di come risvegliare il terzo occhio, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate fino al 4 perché 2 sono 3A e 3B, vanno viste di pari passo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!